Allora, leggo la sera. Ciao ragazzi, per chi non mi conosce sono Francesca. 2 anni fa ho convertito il mio Renault Kangoo e mi sono trasferita a Fuerteventura. Questo video di oggi è, diciamo, dedicato un pochino di più a chi mi segue fin dall'inizio in questa avventura, perché mi sono successe un po' di, come diciamo a Napoli, tarantelle, di sventure quest'anno, per cui non ho più pubblicato per un sacco di mesi. Ho pubblicato soltanto un video, più che man life, dove raccontavo un po' cosa era successo, perché avevo venduto il Kangoo, che non ero riuscita a immatricolarlo qui. Intanto sono successe altre cose e ve le racconterò in questo video. Quando ho venduto il Kangoo avevo preso temporaneamente una station wagon che avrei semi-camperizzato e poi dopo un tot di mesi volevo rivenderla qua per prendere poi un van più grande. Praticamente questa macchina come letto è più comoda del Kangoo, il letto è più lungo. Questo progetto è bloccato al momento, nel senso che è congelato, l'idea è ancora la stessa, quindi in questo video vi racconto un po' che cosa è successo, però cercherò comunque di portarvi con me a vedere qualche posto bello qui. Al momento sono a piedi, devo rientrare un attimo in Italia, ma mi sono resa conto che non vi ho mai portato a vedere la spiaggia dei Popcorn, per esempio, ci si arriva anche a piedi. Mi sono resa conto che non c'era ancora un video sul canale dove vi mostrassi questa spiaggia, se non forse nei primi video, ma si vede solamente il furgone, ero parcheggiata alle spalle della spiaggia. Allora, buona visione e a dopo! Ho fatto finalmente l'operazione alla mano. Questa cosa però mi ha portato molti mesi lontano da Fuerteventura, perché i tempi sono stati veramente lunghi. Adesso sto facendo fisioterapia e sono ancora a casa dei miei amici, in questo momento a casa della mia amica Francesca. Chiaramente ho approfittato, se non altro, del periodo per stare un po' con i miei vecchi amici, con i ragazzi del vecchio gruppo, sia del mio gruppo inediti. Abbiamo fatto una serata dove sono aggiunta ai cori insieme a Lavinia, altra corista. Ho comprato un piccolo basso acustico, leggermente più grande di un basso lele, e non vedo l'ora di poterlo usare. Beh, in realtà poi l'ho fatto perché sono andata a suonare con 2 dita ad una serata, ma è stato giusto un attimo, devo fare ancora riposo. In realtà ho cercato di prendere il positivo da questa storia. Vivendo fuori ormai da 3 anni ti mancano i vecchi amici, quelli storici. Ho approfittato per viverli più che semplicemente vederli come capita di solito quando torno giusto per un paio di settimane. Insomma, è stata una bella occasione per questo. E poi la città offre tante cose belle, a cui ovviamente per scelta chiaramente rinunci per vivere in un posto più wild, su un'isola dove non c'è quasi nulla, ma che ti dà altre cose ovviamente. Stava sperando, no? La isla. C'è un bel vedaglie, dietro! Campanello a Tea, quei mucchi di sabbia che vedi, quelli là fanno le sculture. Allora, cosa è successo? Che quando sono andata a operarmi la mano ho scoperto di avere la fibromialgia, approfittando di dover aspettare questi 3 mesi, quasi 4. Ho fatto tutta una serie di controlli, non ho ancora finito, devo fare tutta una serie di accertamenti, analisi, eccetera. Ovviamente 6 mesi senza lavorare, il progetto al momento è congelato, è tutto bloccato. Non ho i soldi per immatricolare l'auto è abbandonata in questo momento, gomma sgonfia, batteria da controllare.
coperta con questa cappotta perché qua il sole e la sabbia mangiano completamente guarnizioni, pittura, eccetera, e quindi l'abbiamo con un amico impaccottata per bene. Quando sarà il momento si vedrà. Il sogno non è assolutamente abbandonato, però in questo momento devo pensare prima a risolvere alcuni problemi di salute che comunque non si possono più risolvere semplicemente con un clima diverso, un'aria più buona. Sicuramente fa molto, 6 dita sono guarite, c'è stata una tua guarigione qua, ma altrimenti come avrei fatto a operare 8 dita a scatto? Ero messa così quando sono arrivata qua. Quindi dovrò affrontare un attimo prima questa questione, quindi tornare in Italia, fare questi accertamenti, capire come curare, cercando sempre di risolverla in maniera alquanto più naturale possibile. Io voglio cercare di mantenermi in salute proprio perché amo fare un certo tipo di vita. Per ora non ho pubblicato più nulla sul canale perché io suonavo, facevo skate, convertivo van, non potendo fare nulla di tutto ciò in questo momento, ovviamente mi sono fermata. Può essere che vi metterò qualche video dedicato a Dusty con il racconto di come l'ho convertito, delle clips che ho ritrovato dell'ultimo viaggio che ho fatto con Dusty e il giro che ho fatto in auto per venire qui l'anno scorso dopo averlo venduto. Ehi, come corre? Ciao tu! Non so che è successo, se l'operazione è stata fatta bene, veramente al 100%, bene, oppure è una recidiva o si è infiammato nel corso di recupero. Non lo so. Credo che appena torno a Napoli, devo tornare per fine giugno, se ancora così farò una risonanza e mi faccio vedere un'altra volta. Comunque oggi c'è calima. Questo è un tempo caratteristico di Fuerteventura, con questo vento che arriva dalla costa occidentale del Marocco. È un vento carico di sabbia bianca che rende i paesaggi fantasmagorici. A volte sembra di essere su Marte. Dunque Fulvio mi ha tolto il telo protettivo dall'auto, da sopra l'auto, e quindi vado a vedere in che condizioni versa. Come mi aspettavo, l'auto non parte, è una gomma sgonfia ma non sembra bucata. La mattina dopo sul presto ho incontrato Luca al bar della piazza per recarci insieme alla macchina e cercare di risolvere questi problemi. Vedi, questo è l'attrezzo giusto, la pinzetta alle sopracciglia con i diamantini anche. Ragazzi, questa valvola spiatava come che. E Luca, il MacGyver napoletano, l'ha aggiustata con la pinzetta delle sopracciglia, per il potere del diamantino. Yeah! Sì! Oggi niente bancarella, niente servizi per l'auto, perché fra qualche giorno torno in Italia, a Milano, e dopo a Napoli, che per quanto sia una città di mare è così difficile raggiungere i posti belli e poi costa tutto, a meno che non ti accontenti di farti il bagno vicino al porto, e io lo farò sicuramente, perché in Italia il caldo lo soffri se non ti butti a mare a un certo punto. Qua puoi stare anche senza fare il bagno, invece, se quel giorno non hai voglia, puoi tranquillamente non buttarti, perché c'è sempre vento.
Io per esempio oggi avevo bisogno di camminare più che di fare il bagno, poi magari il ritorno mi butto un attimo. Questi sono i popcorn. Ho camminato scalza da laggiù praticamente. I rodoliti, che hanno la caratteristica forma dei popcorn, sono delle alghe calcaree e coralli fossilizzati, modellati dalle onde, e caratterizzano la spiaggia di Playa del Bajo o della Burra, di Punta Elena e delle piccole insenature vicine. Questo è un baretto dove sono spesso degli amici, ce ne sono vari sulla spiaggia e ogni tanto vengo qua ad ascoltarli e intanto butto giù qualche schizzo per cercare di recuperare un po' la mano sul disegno. Avendo lavorato per molti anni con la musica e con l'artigianato, l'ho trascurato un po'. Ma c'è un'altra batteria che voglio controllare, visto che ormai manco da quasi 6 mesi. Questa è la macchina da caffè portatile espresso che mi inviò la Autinano quando giravo ancora in van. E adesso ho proprio voglia di farmi un bel caffè. E devo dire che mi piaceva molto il sapore del caffè prodotto con questa macchina, soprattutto con il macinato rispetto alla capsula. Wow, carica completa. Ecco ragazzi, questa è la differenza. Quando qualche volta mi dite non abbiamo preso la macchina dal tuo link perché Temu la vende a metà prezzo. Però la differenza sta in questo, la durata della batteria, quanti caffè riesce a fare. Questo non è un video sponsorizzato, però acquistando la macchina dal mio link avrete il 20% di sconto e io prenderei una percentuale del 10%, il che sarebbe un modo per supportare il canale se ti piacciono questi video. Ma se non sei interessato alla macchina, basta anche un like o un commento. È gratis, non costa nulla, ma aiuta comunque la crescita del canale. Come dicevo prima, a me il sapore del caffè di questa macchina piace molto. Più il macinato, riguardo la capsula, non so, forse dipende un pochino dalle marche. Ma quello del macinato mi piace talmente tanto che per la prima volta riesco a bere il caffè senza zucchero, aggiungendo queste cremine da caffè non zuccherate o un goccio di latte. E adesso ragazzi vi saluto e vi lascio con la musica di altri 2 artisti molto bravi che vedo spesso, incrocio spesso nelle strade di Coraleco o ai baretti sulla spiaggia. È stato un anno difficile, ma spero adesso di riuscire a riprendere a pubblicare con un po' più di costanza. Se tutto va bene, ci vediamo fra 15 giorni con un nuovo video. Hasta luego!